Amiche e amici interisti, nuovo aggiornamento di calciomercato Inter in una giornata molto importante perché oggi scade finalmente la famosa clausola rescissoria inserita nel contratto di Denzel Dumfries, una clausola da 25 milioni di euro che quando è stata scoperta, quando è venuta fuori in maniera ufficiale e confermata, tanti avevano scritto ma che clausola è, ma è ridicolo, ci siamo fatti prendere per la gola, ma che figuraccia abbiamo fatto, come fai a mettere una clausola così nel contratto? Ecco, nonostante questa clausola ridicola, almeno fino a questo momento dell'ultima giornata disponibile per pagarla, nessuno si è fatto avanti a offrire queste cifre per Denzel Dumfries, nonostante il cambio di procuratore che ha provato ad offrirlo in giro. Al momento la questione clausola rescissoria va verso l'archiviazione, che non significa che il mercato non potrebbe aprirsi su Dumfries anche in agosto, ma eventualmente poi ci si siederà alle condizioni che detta l'Inter, che in questo momento è concentrata soprattutto sulla questione Ademola Lookman. Lookman è l'assoluta priorità dell'Inter in questo momento, un Inter che però dopo Lookman ha in mente altri 2 acquisti, se non addirittura 3 operazioni. Allora ne parliamo in questo contenuto di oggi, vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto mi raccomando clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti che vi portiamo ogni giorno qua sul canale. Stiamo volando verso i 100.000 iscritti, mi raccomando ragazzi, continuate ad iscrivervi e supportateci sempre. Gli ultimi sviluppi di Lookman li abbiamo analizzati nella diretta di ieri, oggi però abbiamo avuto ulteriori conferme a quello che vi dicevo, ovvero le parole di Percassi, l'amministratore delegato dell'Atalanta, che ieri si è aperto pubblicamente con le sue dichiarazioni durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto Anor dell'Atalanta, appunto. Sono state dichiarazioni che alcuni hanno interpretato come chiusura, come ennesima notizia negativa sul fronte Lookman. In realtà, come vi dicevo ieri sera, vi confermo a maggior ragione oggi, quelle sono dichiarazioni che confermano l'inizio vero e proprio di una trattativa che comincia a far serpeggiare dell'ottimismo in casa Inter, comincia a far pensare che siamo vicini veramente alla fase finale di una trattativa che Marotta aveva dato oggi come termine ultimo, come deadline per arrivare ad una conclusione dentro o fuori. Dall'altro lato Percassi sta giustamente cercando di prendere tempo, anche perché deve gestire comunque una piazza, quella di Bergamo, dove si sono visti sostituire Gasperini con Juric, è partito Reteghi, è partito Ruggeri, potrebbe partire un altro giocatore simbolo di questa era come Ademola Lookman. È chiaro che l'Atalanta deve far passare il messaggio che sono loro a dettare le condizioni, che non si fanno prendere per la gola e che resta un progetto ambizioso. Fa parte delle naturali schermaglie, quindi di una trattativa che va avanti con l'Inter, che ha rilanciato con questa nuova offerta da 42 milioni più 3 di bonus, sostanzialmente formulata ufficialmente. Un Inter che ha detto che questa è l'ultima offerta, oltre a questa cifra non si andrà, cosa che aveva già detto quando aveva formulato la prima offerta da 40 milioni, anche se non presentato ufficialmente, offerte verbali nelle discussioni che ci sono con gli ottimi rapporti tra i due club. Quindi è verosimile pensare che, ecco, anche questa volta sia stato un tentativo da parte dell'Inter di mettere un punto e di scendere appunto a patti con una società, l'Atalanta, che ha fatto il proprio prezzo. Però ragazzi, secondo me siamo arrivati ad un punto in cui tutte le parti in causa spingono in direzione di un accordo per completare questa operazione che metterebbe d'accordo tutti, a partire dal calciatore, che sta facendo diciamo un lavoro molto importante per avvicinarsi all'Inter. Dopo l'accordo raggiunto con l'Inter nelle scorse ore, l'Atalanta ha fatto un tentativo, un sondaggio proponendogli un rinnovo di contratto a delle cifre addirittura superiori a quelle che gli ha proposto l'Inter, tentativo respinto da Lookman, che vuole soltanto l'Inter, come ha confermato lo stesso Percassi, vuole andarsene. L'Atalanta aveva messo in conto di venderlo in questa finestra di mercato, poi la partenza di Retegui ha cambiato un po' gli scenari, ma non così drasticamente, anche perché l'Inter si è spinta molto avanti con queste cifre. Io credo che ad un certo punto l'Atalanta dovrà abbassare un pochino le proprie richieste, l'Inter potrebbe andare un pochino oltre, facendo leva soprattutto sui bonus. Questa cosa farebbe comodo sia all'Inter che all'Atalanta. Perché? Perché l'Atalanta ha anche una percentuale di rivendita da corrispondere poi all'Ipsia, quindi la questione bonus è sicuramente molto importante, soprattutto per l'Inter, però, che sta facendo dei conti secondo me molto attenti anche sul costo squadra, sul costo a bilancio che avrebbe Lookman in questo momento nei conti dell'Inter, che alle cifre che stanno circolando, diciamo, considerando che ha anche il beneficio del decreto crescita, l'attaccante nigeriano, siamo attorno a dei costi di Lookman all'Inter
all'Inter che sarebbero praticamente simili a quelli di Correa l'anno scorso, per cui l'Inter starebbe misurando tutto al centimetro, al millimetro per fare fuori Correa, dentro Lookman, con un impatto tecnico sportivo, immaginiamo, o almeno ci auguriamo, sicuramente superiore. Per questo motivo io invito anche a riflettere su un altro aspetto. In tanti mi state dicendo, vabbè, arrivati a questo punto, se non si arriva alla conclusione, comunque perché spendere tutti questi soldi per un giocatore invendibile come Lookman che ha quasi 28 anni, si possono prendere altri profili spendendo cifre simili su altri profili. Sì e no, per tanti motivi. Innanzitutto consideriamo che se vai a prendere un Q di turno, di cui si sta parlando in queste ore, o altri profili di questo tipo dall'estero, non beneficiando del decreto crescita, di sicuro ti costano molto di più a livello di ingaggio, anche dandogli la stessa cifra netta che prende Lookman ti costerà molto di più all'ordo non avendo il decreto crescita, quindi già l'occasione Lookman è un'occasione appunto da questo punto di vista, invece investire anche la stessa cifra di cartellino su altri profili all'estero ti verrebbe a costare molto di più. Seconda cosa, mi avete fatto nomi anche di altri giocatori, altri esterni offensivi, altri giocatori di qualità che si potrebbero aggiungere. Io vi invito a riflettere, ragazzi, sul fatto che Lookman rappresenta un'occasione tecnica molto importante, una scelta ben precisa, perché rappresenta davvero il giocatore che l'Inter sta cercando lì per permettere a Chivu di fare quella cosa. L'Inter non sta cercando un'ala sinistra per forza da aggiungere in quella zona. L'Inter sta cercando il Lookman, che è, come dicevo anche in diretta ieri, è un attaccante prestato a fare l'ala, prestato a fare il giocatore di movimento sulla fascia, non è un'ala che gioca sotto punta, e questo è un concetto molto differente. Lo vedevamo anche nelle mie statistiche che vi ho riportato nel corso dell'ultima diretta. Lookman è a tutti gli effetti un attaccante, per cui non fatemi paragoni con altri esterni offensivi di dribbling che si possono prendere. È proprio un concetto di calciatore differente che nel corso dei 3 anni all'Atalanta è vero che prima non aveva fatto così bene, è vero che tanti giocatori che sono usciti dall'Atalanta non hanno fatto poi come hanno reso all'Atalanta, però Lookman è un giocatore differente. Lookman, con tutto rispetto, non è Gagliardini, ha avuto 3 anni in costante crescita, 15, 17, 20 gol, si è imposto anche a livello europeo, e soprattutto, a differenza di altri giocatori usciti dall'Atalanta, Lookman verrebbe all'Inter per fare quello che stava facendo all'Atalanta per tipologia di ruolo e caratteristiche, quindi è proprio un contesto molto molto diverso, per cui questa è la mia opinione su Lookman, che è il giocatore giusto, individuato con un attento studio e una scelta che ha colto opportunità e preparazione per prendere il profilo che serve a Christian Chivu. Quindi la sensazione è che l'Atalanta voglia strappare qualcosina in più, e l'Inter sta dando la priorità, ma ecco, non so se la deadline sarà così drastica, drammatica e ufficiale delle prossime 24 ore, però siamo davvero vicini ad una conclusione di questa operazione con dell'ottimismo che serpeggia, fermo restando che però sul mercato può succedere di tutto, anche se all'orizzonte non si vedono altre società pronte a spendere questi 45 milioni che offre l'Inter. Quindi viene anche da dire, Atalanta, è vero che vorresti venderlo all'estero per 40 e in Italia, per non ritrovartelo contro, vorresti chiedere di più, però ad un certo punto, visti anche gli ottimi rapporti con l'Inter, quanto conviene tirare così la corda e quanto conviene poi rischiare invece di tenersi il giocatore in casa in scadenza di contratto nel 2027. Per cui questa è la priorità, prossime ore decisive, ne riparleremo in diretta alle 19:30. Nel frattempo, come dicevo, l'Inter ragiona anche su altri 2 colpi, se non addirittura 3, perché che cosa sta succedendo? L'Inter ha bisogno di rinforzare la difesa, ha bisogno di ringiovanire la difesa, ma soprattutto diverse cose che accadranno nel mese d'agosto dipenderanno dalle cessioni. A centrocampo deve partire Asllani, è fuori dai piani e lo sappiamo. Attenzione alla questione Çalhanoğlu, che non possiamo darla al 100% chiusa fino all'ultimo momento. Attenzione soprattutto però alla questione Zielinski, che è un giocatore che per tanti motivi, rendimento, costo a bilancio, età e adattamento al nuovo modulo, solleva delle perplessità. Quindi la questione Zielinski si sta tenendo in forte considerazione, potrebbero esserci degli sviluppi e Chivu sarebbe orientato, da quello che abbiamo capito, a sostituire eventualmente Zielinski con un giocatore più di interdizione. C'è una corrente di pensiero che sta spingendo molto su Mandela Keita del Parma, perché lo conosce bene, è fisico, strutturato e ti aggiungerebbe quelle caratteristiche che non hai.
A noi risulta che invece si sia riattivata una pista di cui io vi parlo da gennaio scorso, che è quella relativa a Frendrup, che non è così strutturato fisicamente, ma è uno dei giocatori più dinamici ed è uno dei migliori interditori in assoluto degli ultimi almeno 2 anni in Serie A. Frendrup del Genoa costa una ventina di milioni e verrebbe finanziato tramite le varie cessioni, e il peso a bilancio che rimuove eventualmente Zielinski è un peso piuttosto importante. Quindi c'è l'idea di valutare delle uscite per aggiungere un altro interditore e completare così il pacchetto dei centrocampisti. Ma attenzione soprattutto a quello che sta succedendo in difesa. Ieri vi avevo parlato dell'offerta del Crystal Palace per Bissek, vi posso aggiungere, ragazzi, dei dettagli che abbiamo verificato con Passione Inter. Allora, l'offerta del Crystal Palace è assolutamente vera, certificata, confermata, circa 32 milioni di euro. Da quello che ho capito non sono 32 milioni così a titolo definitivo, ma tramite una formula un po' elaborata, particolare. Quindi l'Inter l'ha respinta prontamente al mittente e ha ribadito a tutte le società interessate: per Bissek si tratta almeno dai 40 milioni di euro in su, anzi forse l'Inter chiede anche qualcosa in più, da quello che ho capito, di 40 milioni di euro, perché dovrebbe esserci anche una piccola percentuale del 5% da riconoscere all'Aarhus, la società danese da cui è stato preso ai tempi Bissek. E da quello che so, da quello che abbiamo verificato e certificato, ci sono diverse squadre di Premier League su Bissek in questo momento, e io, ragazzi, ve la dico sottovoce questa cosa perché voglio ulteriormente verificarla. So che, diciamo, Bissek ha un certo feeling con la Premier League, nel senso che già quando era arrivato c'era stato detto che era un giocatore un po' di passaggio, preso per valorizzarlo e poi rivenderlo in Premier League, e l'entourage del giocatore aveva proprio questo piano, questo obiettivo di sgrezzarlo, formarlo in Italia per presentarlo poi alla Premier League ad altissimo livello. E sembrava questa cosa nell'ultimo periodo un po' in secondo piano, sembrava, ecco, che invece si fosse affievolita e che all'Inter volesse rimanere per conquistarsi il mondiale con la Germania. Poi non dico che Bissek se ne vuole andare, ma da quello che ho percepito la Premier League sta esercitando un certo fascino su Jan Bissek, per cui prestiamo attenzione a questa ipotesi. L'Inter secondo me a 35 e qualcosa, se sono a titolo definitivo così, potrebbe anche accettare, potrebbe anche cedere, e ha individuato il sostituto, ragazzi, da quello che sappiamo noi il nome certificato e individuato per sostituire Bissek è De Winter del Genoa, con questo canale aperto con il Genoa, soprattutto perché è vero che è una valutazione alta, 20-25 milioni di euro, di cui una parte andrebbe alla Juventus perché è una percentuale sulla rivendita, ma da quello che abbiamo capito, con il Genoa c'è la possibilità di ragionare su delle formule anche magari di prestito con obbligo di riscatto l'anno prossimo, comunque delle formule un pochino più che diciamo che non appesentirebbero, ce la faccio, gli investimenti nell'immediato, ma andrebbero a pesare magari sull'anno prossimo. E soprattutto, ecco, comunque dalla cessione di Bissek, l'acquisto di De Winter che ti costa meno, ti andresti a tirar fuori un margine di una decina, 15 milioni di euro, magari se non di più, che aggiunti alle cessioni di Agumé che ti ha portato altri 4 milioni, Stankovic e Buchanan sono altri 18-19 milioni, poi c'è la questione Aslani, come detto, oltre a Taremi, eccetera, eccetera. Comunque si va a costituire quel tesoretto che l'Inter vuole provare a mettere anche sul Leoni, ma non ai 40 milioni di euro che chiede il Parma. Lo abbiamo detto l'altro giorno, lo ribadiamo, il messaggio di Marotta è stato abbastanza chiaro: Leoni ci piace, lo vogliamo, non spendiamo i 40 milioni di euro che chiede il Parma. Ci sono dei quotidiani che hanno detto che il Parma, soprattutto la Repubblica, scrive che il Parma si sarebbe arreso alla cessione di Leoni a delle cifre inferiori, 35 milioni, inserendo anche delle contropartite tecniche. Ci sarebbe per esempio Sebastiano Esposito, altro possibile tesoretto da utilizzare che potrebbe aiutare in questo senso. Ecco, Leoni rimane un obiettivo dell'Inter per rinforzare il centro della difesa. Si aprirebbe poi un tema di liste comunque, perché a livello numerico gli incastri li puoi trovare dentro uno e fuori l'altro, a livello economico lo puoi trovare, a livello di liste qualcuno poi rischia di finire fuori, ma è un discorso che l'Inter vuole poi approfondire a fine estate, quando sarà ora di presentare le liste per la Champions. Però al momento, come detto, Lookman priorità,
De Winter, prima alternativa a Bissac, che ha questo fascino della Premier League. Leoni si va avanti e a centrocampo un interditore su cui si sta ragionando con Frendrup, che torna un nome caldo. Queste sono notizie che abbiamo avuto su Passione Inter, che ci risultano, che possiamo confermarvi e ribadirvi. Prestiamo attenzione a Dumfries e alle altre vicende in queste ore, nei prossimi giorni. Agosto si preannuncia un mese molto caldo. Nel frattempo però fatemi sapere un po' la vostra opinione su queste operazioni, quello che pensate, me lo scrivete qui sotto nei commenti, così vi leggo in diretta alle 19:30 come ogni giorno. Nel club di Passione Inter stamattina ho visto la chat infuocata, quindi www.passioneinter.club se volete avere le notizie in anticipo, accesso a dei vantaggi esclusivi, una community con tanti tifosi interisti da tutto il mondo. Vi aspetto lì. Intanto vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.